Benvenuti su Menti Taro e a un nuovo episodio di Tarot Tips. Oggi voglio mostrarvi due modi, secondo me molto divertenti, per connettersi ai tarocchi e soprattutto iniziare un attimo a capire veramente il messaggio di ciascuna carta. Mi sono venuta in mente ispirandomi ai libri di Italo Calvino sui tarocchi, ovvero Il Castello dei Destini Incrociati e La Taverna dei Destini Incrociati, che vi consiglio caldamente di leggere. Sono molto bellini, molto, molto carini e molto istruttivi soprattutto. E appunto Calvino in questi libri ha posto dei personaggi che non potevano parlare e quindi comunicavano tra di loro attraverso le carte dei tarocchi e i loro disegni. Lui utilizzava i tarocchi di Visconti e mi sembra anche di Marsiglia, quindi le carte degli arcani minori non erano con i disegni ma semplicemente con i simboli dei vari semi. Io invece vi consiglio di utilizzare, soprattutto all'inizio, quelli ispirati da Rider-Waite-Smith, dal mazzo Rider-Waite-Smith, perché è più semplice, sono delle scene e soprattutto Pamela Colman Smith lavorava in teatro, faceva delle scenografie teatrali e quindi ha utilizzato un approccio proprio da teatro nel disegnare il mazzo e quindi ci sono delle scene abbastanza vive che possono aiutare a fare una storia. È un modo un po' inverso di lavorare con i tarocchi rispetto al solito, perché normalmente uno prende le carte e da lì si ispira e cerca di trovarne un significato. In questo caso noi prima decidiamo la storia che vogliamo raccontare e poi cerchiamo le carte che meglio possano raccontarla, appunto. Vediamo un attimo, per esempio, soprattutto se volete lavorare con i tarocchi, gli arcani minori, che sono un pochino più difficili da capire o da capire, no, quelli sono gli arcani maggiori, però insomma sono tanti, hanno molti significati, quindi magari è più semplice con questo metodo che vi sto a mostrare. La storia potrebbe iniziare appunto con un membro della corte, ovvero potrebbe essere un paggio, un cavaliere, un re, una regina, eccetera, e continuare utilizzando gli arcani minori. Vediamo, io per esempio ho fatto in questo modo, ho preso un paggio, vediamo, c'era una volta un giovane ragazzo che appunto cercava un nuovo progetto, un nuovo lavoro, no? Perché siamo nel seme di denari. Appunto, io inizierei utilizzando un seme alla volta, poi potrete magari mischiarli. Quindi, focalizzandomi sul seme di denari, inizio con il paggio. Quindi, in questo caso è un ragazzo, un giovane che cerca lavoro e metto qua un ragazzo che cerca lavoro e alla fine ne trova addirittura due, quindi doveva riuscire a barcamenarsi per poterne fare questi due lavori allo stesso tempo. Ci riuscì e soprattutto migliorò le sue competenze con il 3 di denari, riuscì a ottenere una certa stabilità economica, però poi ci fu una specie di crisi a livello generale, a livello economico, quindi si trovò povero. Però poi qualcuno lo aiutò e gli offrì del denaro, temporaneamente ovviamente, però insomma lo aiutò con un prestito e e in questo modo riuscì a iniziare appunto un progetto e a seminare, iniziare un'attività che avrebbe potuto dargli dei,
dei frutti nel lungo termine. Io mi sono fermata al 7, però ovviamente potete continuare fino al 10. Utilizzate anche l'asso di denari per indicare magari un'energia, un nuovo progetto, una cosa del genere. Io inizierei mettendole in ordine, appunto dall'1 al 10, utilizzando una figura come carattere principale. Poi potete anche mischiarle, vedere quelle che vengono e fare la storia come viene. Questo è appunto un modo per riuscire a capire le caratteristiche dei vari semi e dei numeri associati a ciascuna carta all'interno del seme. Il secondo modo che vi voglio mostrare è quello, per esempio, di scegliere una storia che voi conoscete molto bene, che ne so, una favola dei fratelli Grimm, e cercare di tradurla attraverso le carte, cioè pensare che carte potrei scegliere per comunicare a una persona con cui non posso parlare, appunto come nel libro di Calvino, il Castello dei Destini Incrociati, che carta posso scegliere per comunicare i vari eventi all'interno della storia. Io per esempio ho fatto un esperimento e ho scelto la favola di Biancaneve e vediamo un po' se mi è riuscito. Dunque, Biancaneve è una ragazza e ho utilizzato il paggio di coppe perché il paggio è sia per ragazzi che ragazze e indica comunque un carattere molto giovane e soprattutto molto dolce. Quindi questa è Biancaneve. Quindi c'era una volta una ragazza molto carina, molto dolce e la madre però morì e qui l'ho rappresentata appunto dalla regina di coppe che era una mamma molto dolce e dalla carta della morte per dire che morì. E il padre che era appunto un vedovo con la carta del 5 di coppe si sposò con una donna, con un'altra donna che era molto dura. Infatti io l'ho cercato di rappresentare così con il matrimonio, con la carta del Papa che può appunto rappresentare un prete, quindi anche tradizionalmente può indicare un matrimonio tra vari significati. Una donna molto dura, bella, a me la regina di spade ha sempre dato questa impressione che è una persona molto assertiva, però anche allo stesso tempo appunto potrebbe avere dei caratteri dei lati del carattere molto duri ed era molto cattiva con Biancaneve, la teneva quasi imprigionata, che appunto è rappresentata la carta del diavolo. Poi sono andata avanti e appunto è successo qualcosa di terribile improvvisamente, che sarebbe quando la regina cerca di ucciderla, che appunto cerca di uccidere Biancaneve, rappresentato dal 4 di spade, per cui lei, Biancaneve, è stata costretta a fuggire col 6 di spade di notte al buio ed era molto spaventata con la carta della luna. Poi sono andata avanti e ho continuato con le ultime 4 carte perché poi a un certo punto ho smesso. Comunque dopo la fuga Biancaneve finalmente è riuscita a iniziare una nuova vita con la carta 0 del matto in un bosco dove era praticamente come una mamma per 8 piccoli nanetti rappresentati, in questo caso io l'ho messo da l'8 di bastoni, con cui è riuscita a creare appunto un rapporto di amicizia e una vita felice e festosa con il 3 di coppe. Insomma, funziona un po' così, ho voluto dare uno spunto, è stato effettivamente molto divertente ed infatti i tarocchi sono tradizionalmente utilizzati anche per avere idee nuove per gli scrittori soprattutto, e stimola molto la creatività, soprattutto a livello di storytelling.
E ve lo consiglio di farlo, soprattutto il primo metodo per ciascun seme in ordine, in modo da riuscire a capire effettivamente qual è il significato dell'immagine, cosa effettivamente vuol trasmettere la carta. E poi magari successivamente fare questo secondo metodo con una storia ben conosciuta a voi, in modo da riuscire a capire la metodologia di comunicazione del vostro mazzo, come riesce effettivamente a trasmettere i vari significati, per cui poi successivamente quando troverete per esempio la donna di spade, capirete che effettivamente vuol significare una donna risoluta, ma anche dura magari a volte con gli altri, che è un po' diverso dalla regina di coppe, che sembra molto più empatica, molto più dolce, per dire, no? Oppure il 5 di coppe, riuscite a capire che effettivamente indica una perdita, e infatti sembra un po' anche un vedovo vestito a lutto così, no? Spero appunto che questo video vi sia stato utile. Se volete vederne altri di simili e avete dei dubbi o delle domande sullo studio dei tarocchi, scriveteli direttamente nella sezione dei commenti. E se poi vi è piaciuto, ne volete altri, mettete il like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella così da non perderne altri in futuro. Grazie ancora e a presto.